Secondo tutorial, lezione dedicata a iPadOS 26 nella specifica applicazione di file. Cosa è migliorato, cosa è cambiato e come utilizzarlo al meglio. In questo video andiamo a vedere la navigazione attraverso le cartelle e i file. Molto interessante perché scopriremo che sta diventando quasi un macOS. E poi ci andiamo a focalizzare un po' sulla ricerca, molto semplice però utile. Bene ragazzi, mi raccomando, sempre belli comodi e andiamo ad iniziare. Rieccoci in iPadOS 26 e nell'applicazione ovviamente file. La navigazione è molto semplice, cambiato poco dalla versione 18, però diciamo andiamo a rivedere un po' tutto e spero che chi non ha ancora iPadOS 26 non è supportato dal proprio dispositivo, spero che qualcosa possa trarne beneficio. Allora, innanzitutto da questa parte qua nella barra laterale abbiamo i recenti. Cosa sono i recenti? Sono tutti quei file che io ho visionato, ho modificato, ho caricato, scaricato. Ovviamente questi file dipendono sempre dall'ordinamento che io ho adottato anche nella sezione recenti. Infatti se io vado qua posso anche ovviamente andare a ordinare tramite nome tutti i recenti. Poi abbiamo i condivisi li vedremo poi perché è una cosa un po' che è un cane che si morde la coda, nulla da dire cagnolini che sono qui, perché non so, va, non va, è un modo di condividere ovviamente tutti i nostri lavori con collaboratori e poi lo vedremo in un altro video. La navigazione nella barra l'abbiamo visto, si va ovviamente si naviga con queste freccette che si collassano e riaprono questi menu per poter andare a vedere le nostre cartelle, i preferiti oppure tutte le nostre posizioni. Le posizioni, come abbiamo detto, sono tutto quello che riguarda iCloud, iPad, le nostre applicazioni che sono posizioni e tutto quello che colleghiamo, pennette, hard disk, eccetera, eccetera. La navigazione, vedete che qua sopra ci sono le freccette. Ovviamente se io torno indietro le freccette tornano nella posizione prima, quindi io se vado qua ero in iCloud, quindi vedete torna indietro, ovviamente avanti e indietro. Ma la cosa interessante che c'era già in iOS 18 è questa: se io vado, la faccio molto più semplice, vado dentro podcast, vedete che qui si è accesa una freccettina. Se io vado a cliccare qua, praticamente la mia lista si popola con la gerarchia dei livelli, quindi io posso capire che ovviamente dentro iCloud Drive c'è la mia cartella podcast, ma se vado ancora più a fondo in un'altra cartella, tipo vado su audio e vado sempre qui, vedete che praticamente la mia gerarchia si allunga, quindi so benissimo dove è collocata questa cartella. Praticamente la mia cartella audio è dentro podcast. Se io voglio salire di livello posso ovviamente farlo tramite le freccette, oppure clicco su podcast e praticamente ritorno nella cartella podcast, oppure ancora di più vado in iCloud e posso andare in iCloud Drive e salire di livello. Poi vedremo adesso, facciamo così, vedremo tutte queste voci qua cosa sono in un altro video, perché facciamo dei video a tema così non ci riempiamo la testa di informazioni e si può imparare anche meglio. Quindi diciamo che la navigazione è molto semplice, come ho detto, finisce qui e secondo me stanno facendo un buon lavoro. Mi dimentico sempre di nascondere il timer di Camo Studio, che è un bel programma, però ragazzi di Camo, Reincubate, mettete l'esposizione, il blocco dell'esposizione, per favore. Vabbè, questo è un appello. Bene, passiamo alla ricerca. La ricerca è molto semplice, vado qua in questa parte qui. E la cosa bella, che potevo già farlo prima secondo me, posso cercare anche
all'interno di file. Quindi se io adesso vado a dare una frase di ricerca che è contenuta all'interno di un documento, lui va a cercare proprio quello. Quindi ecco, se io metto all'interno della ricerca questa frase, vedete che mi viene fuori proprio il calendario dove diciamo, è messo questo corso, ok? Quindi praticamente lui cerca, oltre che i nomi, fa la ricerca anche dentro il file stesso. Ecco, una cosa che io non ho capito, ragazzi, io chiedo sempre aiuto a voi perché ovviamente bisogna anche sapere i propri limiti, ok? Io non ho capito questa cosa qua. Ovviamente c'è un'altra fonte di ricerca che è la fonte Spotlight, che con lo swipe giù si va diciamo, a richiamare. Ecco, da quello che sul web e soprattutto dall'intelligenza artificiale di Google, che dice fischi per fiaschi, dice che si può cercare anche all'interno delle applicazioni, o perlomeno specificano quelle applicazioni che lo permettono, ma sicuramente Page lo permette, i file lo permettono. Ma io se adesso metto qua la stessa cosa, ok, voglio cercare un file sul mio iPad che c'è scritto proprio corsi RSPP, vedrete che non viene fuori il mio file. Vedete, viene fuori tutto quello che è sul web, ok? Praticamente viene fuori quella delle mail che ovviamente ho mandato, viene fuori ovviamente testi nelle note e più niente. Vediamo di mostrare altro. Ovviamente viene fuori tutto quello che io ho praticamente cercato cioè io cerca sul web. Quindi questa cosa sarebbe carina perché non devo andare nell'app file per cercare all'interno di un documento. Però, come vi ripeto, io non ho capito perché non funziona. Aiutatemi e siete clementi con la mia ignoranza, però mi piacerebbe ovviamente saperne di più. Ecco, la ricerca ovviamente in Spotlight è anche per le applicazioni, che se io vado a cercare, non so, ecco, Mojo per dire, viene fuori ovviamente le applicazioni. E ovviamente poi quando ho cercato le mie applicazioni e torno indietro, diciamo non le ho usate di frequente, vengono raffigurate qui. Quindi questo è una cosa ovviamente molto bella. Ovviamente le applicazioni si possono, questi sono suggerimenti di Siri, si possono cercare e avviare anche con Siri, quindi poi vedremo perché Siri adesso sta cambiando, come avete visto, sta diventando Google Gemini, quindi non si possono fare tanti discorsi su di essa. Bene, questo tutorial secondo dedicato a iPadOS 26, nella specifica applicazione file, finisce qui. Ovviamente cerco di fare tutorial più brevi per non avere tante informazioni e focalizzarsi su una funzione specifica. Bene ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per aver visto questo video e se volete condividere con i vostri amici, magari a loro arriva un'informazione che magari non sapevano, perché no? Si può sempre imparare, ok? Anche se si sanno tante cose. E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche di video che posterò in futuro. Con questo è tutto, un abbraccio, ci vediamo presto.